Buongiorno e benvenuti a tutti. Io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me su Quadrata, il mio canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia IT che piace a me e spero che piaccia anche a voi. E in questa settimana torniamo di nuovo a parlare del mio amico Zabbix, come si vede, no? Perché? Perché è uscito da pochissimo, qualche giorno fa, e l'ho anche pubblicato sul nostro canale Zabbix Italia su Telegram, che siamo in tanti, mancate solo voi, quindi iscrivetevi. Un annuncio molto interessante. Zabbix ha fatto uscire le sue prime librerie ufficiali per Python. Però andiamo per ordine e iniziamo a parlare di che cosa servono e come possiamo interagire con loro all'interno di Zabbix, ok? Quindi aiutiamoci con le slide. Zabbix è un tool di monitoraggio, come penso che ormai sappiate già da 2.500.000 anni, e normalmente un tool di monitoraggio deve monitorare dei dispositivi, ok? Però, dato che noi lavoriamo principalmente su grandi numeri di dispositivi, noi come gente che lavora nell'ambito del monitoraggio, abbiamo bisogno di sistemi che automatizzino, che rendano un pochino più semplice la vita di chi tutti i giorni deve gestire il tool di monitoraggio. E quindi uno dei sistemi fondamentali è avere delle API, quindi delle Application Program Interface, cioè un metodo per interagire con il software che ci permettano di appunto semplificare tutte le attività, per esempio di aggiunta, rimozione host, aggiunta template di monitoraggio, cambiamenti, piccole modifiche o anche per esempio estrarre delle informazioni dallo Zabbix, ok? Quindi per questo nascono le API. Le API all'interno di Zabbix non è una cosa nuova, ci sono almeno da 7-8 anni, ok? Da una vita. Sono cambiate, si sono arricchite, sono diventate un pochino più flessibili e anche migliori a livello di performance, ok? All'interno di tutta l'infrastruttura Zabbix. Chi ci fornisce le API all'interno di Zabbix? Ce le fornisce lo Zabbix Web Frontend, ok? Quindi l'interfaccia web di Zabbix è l'endpoint che ci permetterà di utilizzare le API, ok? Quindi lo Zabbix Server, il binario dello Zabbix Server, non fornisce le API, quindi per poterle utilizzare dovete anche configurare l'interfaccia web dello Zabbix. Come possiamo interagire con le API? Con delle librerie ad hoc per i vari linguaggi di programmazione, ma banalmente anche con una shell, con curl, che vi permette di lanciare delle HTTP request, ok? Quindi potete anche fare delle cose molto molto semplici con un curl banalissimo. Perché utilizzare un linguaggio di programmazione e perché avere l'esigenza di sfruttare l'API per esempio con Python? Perché chiaramente, come vi dicevo prima, avere a disposizione l'API all'interno di Zabbix ci abilita a tanti possibili scenari. Per esempio il fatto di poter automatizzare i processi di inserimento di un host, come dicevo prima. Perché? Perché magari prendo queste informazioni dal CMDB aziendale, quindi un tool dove ci sono censiti tutti gli host, e in automatico quando c'è un nuovo host all'interno di questo tool, lo Zabbix, tramite l'API e uno script fatto per esempio in Python, va ad aggiungere questo host e lo istrumenta per iniziare a monitorare con quel metodo specifico, perché se una macchina Windows avrà un template Windows, se uno switch Cisco avrà il template Cisco, ma tutto in automatico, perché questa è la strategia che bisogna utilizzare ad oggi. Non è più pensabile di fare le cose a mano, soprattutto perché Dimitri lo fa così, Luigi lo fa in questo modo e Marco lo fa in un altro. Quindi per avere un'omogeneità del monitoraggio e in generale, no, delle attività che vengono svolte, è meglio automatizzare con dei processi standard. Magari non è semplicissimo, non è che in 5 secondi lo riuscite a fare,
a volte fai prima a farla a mano, però in grandi ambienti dove abbiamo tante esigenze di automatizzazione, sicuramente è la strada vincente. Per utilizzare Python, che cosa abbiamo bisogno? Ad oggi qualunque distribuzione, Linux, ma non dico neanche moderna, ma perché c'è da una vita, contiene i pacchetti di Python, perlomeno le versioni più tradizionali, la 3.8, 3.7, cose di questo tipo, hanno Python, ok? Non c'è bisogno di installare chissà che cose strane. Cosa dovete sapere? Chiaramente un minimo, ma un minimo di concetti di programmazione. Un minimo perché è chiaro, se volete fare dei software stratosferici dovete essere degli sviluppatori, o perlomeno capirne molto bene. Ma per fare due scrippettini alla buona, l'importante è più o meno capire cosa serve, ok? E poi chiaramente le librerie ad hoc per interagire con lo Zabbix, ok? Potete anche farlo senza librerie, però diventa molto più complicato. Altra cosa, perché utilizzare le API e magari la libreria Python per Zabbix? Perché anche ci sono delle altre possibilità tipo import-export della configurazione dello Zabbix. Potrebbe essere interessante per versionare i template, no? Faccio un export giornaliero di tutti i template e me le metto su un Git, in modo tale che tutte le modifiche che vengono fatte giornalmente mi vengono versionate, ok? E magari posso anche fare viceversa, in caso di necessità. E questo lo potete automatizzare con appunto degli script Python e le librerie dello Zabbix. Oppure per estrarre i dati dallo Zabbix e passarli a un tool di terze parti. Facciamo al contrario, lo Zabbix sa quali sono gli host all'interno della vostra azienda, perché fa una discovery, per esempio, e a questo punto passa questi dati tramite l'API a un tool di gestione degli asset, per esempio un CMDB, ok? Quindi questa cosa qua è molto interessante. Arriviamo però alle librerie Python. Zabbix non è che non le avesse, ok? Fino dall'alba dei tempi, parliamo del 2012, c'erano varie implementazioni di librerie Python e non Python, Go, Perl, c'era di tutto, ok? E c'è ancora oggi di tutto. Alcune sono ancora oggi supportate, c'è uno sviluppatore indipendente che porta avanti lo sviluppo di queste librerie, però negli ultimi anni molto dello sviluppo si è concentrato su Python, perché Python, bene o male, adesso sta diventando una specie di standard de facto su molte situazioni nell'IT. Quindi esisteva già comunque una libreria, e come vedete qua abbiamo PyZabbix, che è quella più gettonata, più famosa e più aggiornata, quindi è l'ultima libreria che supporta anche la 6.4 di Zabbix. Ce ne sono altre, per esempio la Py-Zabbix, giusto per non complicare la vita a nessuno, no? Cioè sono uguali identiche, che però ahimè non è più supportata da un bel po' di tempo, penso un paio di anni, forse anche di più. Quindi ad oggi l'unica libreria che funziona in maniera perfetta con Zabbix è la PyZabbix senza il trattino, ok? Quindi aggiornata anche con tutte le nuove API di Zabbix, sicuramente era la più interessante. Ma intorno alle librerie di Zabbix e al metodo di interazione con le API di Zabbix, a volte capitava di dover utilizzare anche quelle utility che si chiamavano ZabbixGet e ZabbixSender, ok? E questi sono dei binari, come magari sapete già, che potete trovare all'interno dei pacchetti ufficiali di Zabbix, che ci permettono di interagire direttamente con gli Zabbix Agent o con lo ZabbixSender, di inviare dei dati allo Zabbix server o al proxy per fare proprio push di informazioni singole o multiple, perché magari vogliamo integrare dei dati che arrivano da tool esterni per migliaia di motivi, ok? Quindi poteva essere un metodo interessante utilizzare questi utility. Però erano binari,
Capite bene che utilizzare all'interno di uno script in Python o in un codice Python dei binari è veramente una cosa pessima, oltre che decadimento di performance. Quindi qualcuno, per esempio Zabbix, scusate, ha realizzato una libreria ad hoc per poter utilizzare le funzioni dello Zabbix Get, quindi vado a prendere dei dati dallo Zabbix Agent, e dello Zabbix Sender mando dei dati allo Zabbix Server, direttamente con delle librerie Python, e questo chiaramente è molto più ottimizzato e ci espande notevolmente le possibilità che abbiamo quando scriviamo del codice Python, ok? Però sono due progetti, ok? Quindi abbiamo PyZabbix che interagisce con le librerie Python, con le API di Zabbix, e Zappix che interagisce con gli Zabbix Agent e lo Zabbix Server, emulando gli utility Zabbix Get e Zabbix Sender, ok? Quindi sono due differenti librerie che hanno due differenti maintainer e sono contribuzioni della community, ok? Quindi nessuno può lamentarsi più di tanto, può chiedere eventuali modifiche, fix, eccetera, eccetera, però va al buon cuore dello sviluppatore di prenderne atto. Detto ciò, capite che per chi deve sviluppare in maniera produttiva e deve avere delle integrazioni fatte molto bene e senza problemi, e magari anche avere un supporto, perché se c'è un baco sulla libreria deve essere messo a posto il prima possibile, serviva qualcosa di più. Da anni già si chiedeva a Zabbix di uscire fuori direttamente lei con delle librerie ufficiali, supportate direttamente da Zabbix IA, quindi l'azienda dietro al nostro prodotto open source. Questo chiaramente ci dà molta più confidenza anche su che cosa? Sul fatto di sviluppare in Python per anni e non incappare in problemi del tipo il maintainer ha cambiato lavoro e non ha più tempo da dedicare per la libreria Zabbix che stava manutenendo. Questo chiaramente va a semplificare e garantire chi fa delle integrazioni di un certo tipo una vita molto più longeva delle sue applicazioni. Quindi, e in più anche, c'è un altro piccolo dettaglio, sicuramente i ragazzi di Zabbix ci permettono di avere il prima possibile le nuove API, per esempio della 7.0, disponibili a tutti tramite le librerie Python. Quindi ci sono vari motivi per cui conviene che sia Zabbix sia a produrre una libreria ufficiale. In più, chiaramente, un altro pezzo del puzzle era cercare di mettere insieme tutte le funzionalità che avevamo visto nelle precedenti librerie, quindi l'interazione con le API, l'iterazione con lo Zabbix Sender e lo Zabbix Get, tutte all'interno di un'unica libreria. E questo di nuovo è un vantaggio, non devo andare a prendere un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra sperando che entrambi i maintainer portino avanti le loro librerie. Quindi è un vantaggio notevole per tutti quelli che ci lavorano quotidianamente, tipo noi, no? Che tutti i giorni dobbiamo fare cose tramite le Zabbix API. E veniamo all'annuncio fatto da Zabbix che sul loro sito Zabbix Blog, dove vanno a presentare appunto le Zabbix Utils, questo nuovo set di funzionalità tutte racchiuse all'interno di un'unica libreria. Ecco anche il nome Zabbix Util e non Zabbix API, Zabbix Py o cose di questo tipo, perché racchiude appunto le funzionalità API, Sender e Get. Queste librerie sono testate e supportano lo Zabbix dalla versione 5.0, quindi già abbastanza vecchiotta, si parla di almeno 4 anni fa, e il Python 3.8. Okay? Al momento l'unica cosa un po' negativa, però non è fondamentale, è il fatto che queste librerie per la parte Zabbix Get non supportano ancora l'interazione tra l'agente e la libreria
con l'encryption, ok? Quindi attualmente se avete un agente con encryption non potete interagire con questa libreria perché manca proprio la parte, okay, di encryption. Quindi spero che l'aggiungano, però chiaramente questa è una delle prime release di questa libreria, quindi magari diamogli un attimo di tempo e i ragazzi di Zabbix a breve andranno anche a limare questa piccola sbavatura. Mi raccomando, chiaramente tutte queste informazioni le trovate sul sito ufficiale, quindi prima di tirare le testate contro un muro guardate la documentazione ufficiale di Zabbix, come anche le API dello Zabbix, perché sarà fondamentale poi per scrivere il codice Python, ok? Perché la libreria vi permette di semplificare l'iterazione con le API, ma dovete conoscere il formato e le funzioni di ogni singola API di Zabbix, e la trovate sempre nella documentazione. Ma muoviamoci nella nostra pagina web, così vi faccio vedere intanto la pagina dello Zabbix blog, dove si va a spiegare l'introduzione di questa nuova libreria. Ci sono degli esempi e secondo me è molto utile avere degli esempi quando uno non ha ben chiaro che cosa potrebbe essere utile, e degli use case che direi che sono anche questi molto utili perché vi spiegano le potenzialità a 360 gradi. Altra pagina che vi dicevo prima, fondamentale, sono le API, quindi Zabbix Documentation, andate a vedere le API perché nelle API andrete a capire quali sono i metodi ad oggi supportati per la specifica versione di Zabbix, ok? E questo vi è utile dopo quando andremo a scrivere del codice. E quindi proviamo a vedere qualche esempio di codice. Dicevo, mi sono preparato alcuni esempi, quindi un esempio di interazione con le API, andiamo a vedere il contenuto, è veramente molto semplice e va a prendere tutte le informazioni che sono all'interno della pagina che avete visto del blog. Quindi ho spulciato in giro più o meno queste informazioni, perché anch'io non è che sono uno scienziato dello sviluppo, per farvi vedere qualche esempio un pochino più chiaro. Alcune interazioni con le API sono veramente molto semplici. Per esempio qua la cosa fondamentale quando andrete a creare il vostro scrippettino è richiamare le API di Zabbix, ok? Quindi per installare le API di Zabbix come facciamo? Pip install, quindi dando per scontato che c'è già Python e c'è anche già il pacchettino pip, facciamo pip install zabbix_utils. Boh, fatto questo, potete andare tranquillamente a creare il vostro scrippettino importando le Zabbix util e sfruttando le Zabbix API, quindi Zabbix util, Zabbix API. A questo punto dovete andare a definire chiaramente dove ci dovremo andare a collegare, a quale Zabbix ci dovremo andare a collegare. In questo caso è una macchina, una seconda macchina, quindi indirizzo IP /Zabbix, ok? Perché è importante, se non avete cambiato la URL, mettere anche la parte Zabbix, utente e password, ma potreste anche utilizzare i token, che è una cosa relativamente nuova all'interno di Zabbix. E questi sono degli esempi. Questi sono degli esempi che ci permettono di capire quale versione di Zabbix in questo momento è stata installata sulla macchina che abbiamo inserito qua nella URL. E ci sono vari metodi che ci permettono di estrarre, non so, la major release, la minor release, capire se la versione è LTS, non LTS. Questo è determinante per il vostro funzionamento dello script. E poi ho provato a fare una Zabbix API un po' leggermente più complessa, ok? Qua è proprio un esempio classico, quindi noi quando dobbiamo interagire con l'API dello Zabbix basta solo fare API.host e il metodo .get e la proprietà, quindi host get vado a chiedere delle informazioni riguardanti l'host e gli dico ok, come output voglio avere l'host ID e il nome dell'host, poi voglio avere i dettagli sulla parte di host group e anche delle interfacce per tutti quegli host che hanno il template uguale a 1001, che sarebbe il template dello Zabbix. Proviamo a lanciare questo
questo script è abbastanza banale, basta solo appunto lanciare Python e il nostro script e vedete che infatti mi tira fuori le versioni, cioè la versione del nostro Zabbix, qua pastrocchia un po' con le major release, minor release, eccetera, e poi mi dice anche se è LTS o non è LTS, in questo caso non è un LTS, la 6.4, e poi tira fuori un JSON, perché normalmente l'output delle Zabbix API è un JSON che contiene tutti i dati che volevamo, ok? Quindi quello che avevamo visto prima, group ID, interfacce, eccetera. Quindi questo è un esempio molto molto semplice. Proviamo ad andare a vedere invece le altre funzioni che ci mette a disposizione questa libreria, e quindi Zabbix Get, ok? La Zabbix Get è veramente semplice, quindi importo di nuovo le Zabbix util ma con la funzione getter, ok? Quindi si comporta come lo Zabbix Get. A questo punto devo solo inserire l'IP, in questo caso non è una URL ma è l'IP, e la porta dello Zabbix agent che voglio contattare, e poi qua vado a chiedergli quale item key voglio interrogare, in questo caso la system uname, e poi vabbè faccio un print della response, ok? Quindi anche in questo caso basta che faccio Python, no? 3, via, e vedete che appunto mi tira fuori un JSON con le informazioni che ho chiesto, quindi la system uname, ok? Molto semplice, ma immaginatelo all'interno di un contesto, di uno script un pochino più complesso, quante cose uno può fare avendo a disposizione queste librerie. Proviamo anche Zabbix Sender che ci permette di inviare dei dati allo Zabbix server / proxy. In questo caso gli stiamo chiedendo di fare che cosa? Di prendere, innanzitutto qua definiamo chi è lo Zabbix server in questione, quindi IP e porta di ricezione, la 10.051, la porta in cui lo Zabbix server riceve i dati dall'esterno. E poi gli dico, guarda, manda questo valore X, che andremo a vedere poi qual è il valore, verso questo host, che si chiama così, example_host, su questa item key gli mandi questo valore, quindi 50, e poi ci ho messo una variabile che è l'epoch time. L'epoch time perché i valori tramite lo Zabbix server devono essere espressi in epoch time. E quindi qua, vabbè, c'è una funzione che va a prendere l'epoch time specifico. Proviamo a lanciarlo, anche questo, e vedrete che, magari vado a modificare lo script per cambiargli il valore dentro, tanto per mettere qualcosa che sia un po' di diverso rispetto a quello che avevo già fatto fino a 3 minuti fa. E quindi prendiamo questo qua, Python, e andiamo a lanciarlo. Vedete che mi dà un output e mi dice processati 1, falliti 0, totale 1, è il tempo che ci ha messo per inviare questo dato. Quindi switcho la vista sul browser e andiamo a vedere sul nostro Zabbix. Qua è la pagina del mio Zabbix, questo è l'host, questo è l'item e questo è l'ultimo valore raccolto 23 ore fa. Facciamo un refresh della pagina, vediamo un po', vedete che 29 secondi fa è arrivato il valore 100, ok? Quindi anche qui in questo caso avere tutte queste funzioni all'interno di un'unica libreria ci semplifica notevolmente la vita quando dobbiamo andare a scrivere degli script più o meno complessi per la nostra infrastruttura. Quindi vediamo, è la prima release di questa libreria, speriamo che vadano ad aggiungere o migliorare alcuni aspetti nei prossimi mesi. Attendiamo sempre molto speranzosi la 7.0 di Zabbix, è lì vicino, da poco è uscita la beta 1, ma siamo lì ragazzi, penso fine marzo, non voglio sbilanciarmi, ma secondo me siamo veramente agli sgoccioli per l'uscita finale dell'ultima LTS di Zabbix. Quindi vi ricordo, iscrivetevi al canale Zabbix Italia per discuterne insieme, provare, capire, non so, problemi e risolverli tutti quanti insieme. E se vi è piaciuto il video, chiaramente mettetemi un bel pollice in su e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Grazie a tutti, da Dimitri, ciao!